Salve a tutti, in questo video vedremo come realizzare un bellissimo decoro sulle pareti utilizzando la pittura decorativa dell'Oikos. Quello che vi mostrerò si chiama effetto imperiale. Logicamente dobbiamo prima preparare la stanza, ma per chi non è molto pratico a farlo, allora può guardare i video di come rasare e come pitturare una stanza cliccando sui link che ho messo nel box delle informazioni. Dovete solo cliccarci sopra. Dopo pitturato la stanza, dobbiamo proteggere con la carta gommata il gessolino, il battiscopa ed i coprifili delle porte. Questo decoro lo possiamo anche realizzare sulle pareti già pitturate precedentemente, dobbiamo solo abbinarci il colore giusto. Il prodotto che utilizzeremo è questo. Un barattolino costa 28 euro. Ci sono varie tecniche per applicarlo, ma quella che vi mostrerò è la più semplice e la meno dispendiosa per quanto riguarda il consumo del prodotto stesso. Infatti, con una confezione del genere riusciamo a decorare anche un appartamento di 150 metri quadrati. Per la diluizione dobbiamo aggiungere il 100% di acqua, ossia le proporzioni sono esattamente 1 a 1, cioè per esempio metteremo insieme un bicchiere di acqua e un bicchiere di prodotto e poi mescoleremo molto bene. Per creare il tampone che ci serve per lavorare dobbiamo utilizzare 3 panni di quelli che si usano in cucina per pulire i vetri. Ogni panno costa 2 euro. Quello che farò adesso è molto semplice, quindi non spiegherò nulla perché è molto intuitivo quello che mostrerò. Bene, il tampone è stato realizzato, ora lo dobbiamo bagnare e strizzare molto bene. Adesso prendiamo un po' di prodotto già diluito e lo versiamo su di un coperchio di un bidone vecchio che non ci serve.
Lo stendiamo con pennello e poi intingiamo molto bene il tampone. Carissimi amici, vedrete che assorbirà molto all'inizio, ma deve essere inzuppato molto bene perché il tampone si deve saturare di prodotto prima di iniziare a lavorare. Solo la prima volta perderemo tutto questo tempo per intingere il tampone in quanto è nuovo e quindi si deve saturare di pittura. Poi dopo, quando andremo a lavorare, basta che daremo un paio di colpetti sul prodotto e andremo a lavorare sulla parete e faremo sempre questo. Daremo un paio di colpetti sul prodotto per intingerlo leggermente e poi andremo a lavorare sulla parete. Ok, finalmente si inizia con il decoro. Ora dobbiamo fare un po' attenzione quando ci troveremo a lavorare con il tampone nei pressi del gessolino e nei pressi dei coprifili delle finestre e delle porte. Allora, la tecnica da mostrare è questa: disturbiamo un po' di prodotto sul coperchio che abbiamo in mano, poi intingiamo il tampone e daremo un primo colpo isolato, ecco questo qua, poi ne daremo altri tutti intorno ed infine andremo a chiudere sempre con il tampone tutti gli spazi vuoti che ci sono, molto semplice. Bene, ripeto la procedura: intingo il tampone e do un colpo isolato. Poi ne darò altri 6 intorno ed infine chiuderò gli spazi vuoti che ci sono. La cosa importante è che dobbiamo sempre girare la mano man mano che tamponiamo sulla parete. Guardate adesso questa ripresa molto rallentata, dunque io do i colpi e giro sempre leggermente la mano, non la tengo mai ferma a un solo posto. Guardate, ora giro, poi giro un'altra volta e vado sempre avanti così in modo che il disegno viene molto vario e molto bello. Il motivo per cui uso la tecnica di dare i primi 6-7 colpi isolati, ossia distanti l'uno dall'altro, è perché il tampone una volta intinto è molto carico di prodotto. Quindi se dessi i primi colpi tutti ravvicinati verrebbe una macchia troppo scura perché applicherei troppo prodotto in un solo posto. Mi scuso se mi ripeto, ma voglio ricordarvi di girare sempre la mano man mano che tamponate la parete. Va bene anche se la girate leggermente. Vedi, molto facile, tu devi solo dare dei colpetti qua dentro e poi dai dei colpetti. Molto leggeri. Sì, leggeri, e poi devi girare continuamente la mano, basta. Altrimenti viene sempre la stessa. Sì, se no il timbro viene sempre uguale. Ok. Ciro, posso provare? Sì, prova, vieni. Aspetta. Intingo? O già intingo? No, allora fai prima con un po' col pennello qua sopra. Ok. Aspetta. 3, metti un po' il pennello qua dentro.
Lo distribuire su questa cosa. Ah, ok. Perché in modo tale che non viene troppo imbevuto. Si deve distribuire. Ora devi tingere bene il tampone. Ok? Ora da un colpo isolato, i primi colpi devono essere isolati. Al centro. Uno qua, un altro più lontano, ok? E va avanti così. Brava. Non impingere più, devi chiudere completamente adesso, poi dopo. Ok. Quindi a zone. Sì. Ora devo riempire gli spazi vuoti, giusto? Sì. Completamente tutti quanti. Guarda, vedi, sono ancora altri spazi vuoti. Finisci di riempere un altro poco. Qua, guarda. Qua un po' Sì. di vuoto. Un po' più su. Ok, hai un altro spazio là. Ferma. Qua. Esatto. Un altro piccolo colpetto qua. Ok. Va bene? Ottimo, ottimo, ottimo. Ora lo devi distribuire sul coperchio in questo modo qua. Perfetto. Ok, va bene così. Ora prendi il tampone. Dai dei colpi sopra qua, Bene. Continuo? Sì, perfetto, vai. Fai come fai sempre, dai dei colpi. Sempre a distanza. I primi colpi isolati, i primi colpi. Ok. Tipo così. Ciro, lo sai, non pensavo fosse così facile. Ma è molto facile. Ed è anche divertente. Divertente, hai visto? Qui c'è un po' di vuoto. Il primo consiglio che vorrei dare a chi non ha mai usato questo prodotto è di iniziare a tamponare nella stanza in un posto un po' più riservato, più nascosto, per prendere dimestichezza con la tecnica. Io ho iniziato dietro al termosifone, voi per esempio potete iniziare dietro ad un armadio. Per chi ha difficoltà a vedere il decoro che sta realizzando sulla parete, può utilizzare benissimo una lampada portatile come sto mostrando adesso nel video. Io per esempio la devo utilizzare per forza in quanto sono daltonico e ho difficoltà a vedere i contrasti di colore. Per cercare di timbrare nell'angolo qua, noi andremo a forzare con il tampone e quindi macchieremo molto il contorno dell'angolo. Allora, per evitare ciò noi metteremo questo cartone, questo è un cartone, metteremo questo cartone e io farò prima quest'angolo qua, questo lato dell'angolo. Quest'altro angolo qua. Infatti, da notare l'angolo come è venuto bene, non ci sono né macchie troppo chiare e né macchie troppo scure. Adesso ripeto la procedura, metto il cartone da un lato e vado a tamponare dall'altro lato. Poi dopo farò tutto il contrario. Prendo il cartone, lo metto dall'altro lato e vado a tamponare anche l'altra parte. Un altro consiglio che vorrei darvi è quello di decorare i coperchi delle cassette elettriche perché saranno molto più belli da vedersi.
Ogni volta che tingete il tampone nel prodotto, evitate di dare i primi colpi molto ravvicinati o addirittura tutti in un solo posto, perché poiché il tampone è molto carico di prodotto si farebbe una macchia troppo scura. Per spiegarmi meglio, adesso faccio un esempio su questo cartone. Ecco, vado a tamponare un po' intorno e poi alla fine vado a tamponare sempre al centro. Vedrete che si fa molto più scura la zona e questo è un grosso difetto che non si deve vedere sulla parete. Guardate che macchia scura, adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Dunque questo è un problema che non deve accadere assolutamente. Se casomai avete bisogno di fare una pausa perché o dovete mangiare o dovete allontanarvi per un'oretta e mezza, massimo 2 ore, allora potete riporre il tampone dentro un sacchetto di cellophane. In questo modo non si asciuga. Questo è importante perché se la pittura si asciuga, se il prodotto si asciuga sul tampone, dovete solo buttarlo. Appena avrete finito il lavoro, disfate il tampone e recuperate i panni che avete utilizzato per crearlo. Lavateli con acqua fresca molto bene perché questi panni possono essere riutilizzati un'altra volta se dovrete fare un altro lavoro del genere. Vi invito assolutamente a non far entrare nessun cane nella vostra stanza, specialmente se il soggetto in questione è così giocherellone, buontempone e mattacchione come questo. Basta, Ariel, basta, vai via. Qui, vattene. Ah, basta, devo lavorare. Dai Ariel, vai via, fammi lavorare, vai. Vai, fammi lavorare. Basta Ariel, basta, vai via. Qui, vattene. Basta, ho detto basta, vai via, vai. Qui, vattene. Ah, se n'è andata finalmente. Un'altra volta qua. Come devo fare con te? Vai, basta. Non si può lavorare, basta. Carissimi amici appassionati del fai da te, mi sono dimenticato di dirvi un'ultima cosa. Dunque, se casomai non siete soddisfatti di come è venuto il decoro su una parete, niente paura, perché potete ridipingere un'altra volta la parete in questione con 3 mani di fondo e poi rifare il decoro il giorno dopo. Molto semplice. Se per caso avete trovato difficile quello che vi ho mostrato, sappiate che non lo è affatto, perciò fatelo anche voi, in questo modo avrete cura della vostra casa. E beh, credetemi, sarà una grande soddisfazione perché l'avrete fatto con le vostre mani.
signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!